Fa veramente caldo, ragazzi, da svenimento. Ci siamo separati, lei ha voglia di... No, la lascio fare, comodi sul divano. La pompa fa almeno, lubrifichiamo un pochino. Non è semplice da sola, a farmi le mani nere. Ma adesso cambia il mood, siamo entrati in Turchia e già ci sentiamo molto più rilassati. Mauro ha detto: oh che bello, finalmente posso leggere, tanto non capisci niente comunque, però almeno le lettere. Le lettere sono lettere e poi soprattutto alcune cose le conosciamo già. Merhaba. Grazie, prego, buongiorno, arrivederci, aeroporto, pesce, carne, mangiare, Esatto. melanzane, pomodori, formaggi. E poi ci sono i cessi turchi. Poi ci E sono le turche. Allora, questa parte nord della Turchia, come avete visto dalle immagini, è una costa molto montuosa, molto scoscesa, con praticamente zero spiaggia, zero pianura. Affaccia subito sul Mar Nero. Non ci sono grossi paesi o grosse cose da vedere. Per adesso no. Ci sono dei paesini di montagna dove non c'è nulla da visitare. Il primo paese è Rize. Comunque, quello dopo si chiama Off. Vabbè, è piccolo. Vabbè. Non mi strani qua. Comunque qua sono pescatori o trasportatori, visto che c'è il Mar Nero qua davanti, che è un grosso canale di comunicazione. Ecco perché questa cosa strana che c'è qua davanti a noi, che c'è... Voi sapete il chai, no? Il tè che si prende qua, il chai, che è dentro un bicchiere particolare, ok? Che è quel bicchiere fatto così, tipo un vasetto, no? Sì. Ecco, adesso vi facciamo vedere il vasetto più grande. Ed ecco qua quello che... no, non è quello. Il vaso, quello lì dove si beve il chai, è questo qua. Piccolino, 40 lire, dalle 10 alle 20. Prendiamo un ascensore che ci porta al 7° piano, dove c'è una terrazza vista città. Sì, ma entra solo aria calda. Oh, vediamo un po' questa città. Siamo sopra la tazzina del tè, ed è caldo come un tè. Siamo a circa 35-40 metri, si vede il porto, si vede la città alle nostre spalle. Possiamo vedere distintamente il nostro Bruto. Ragazzi, guardate che aerodinamicità di un frigorifero sdraiato brutto che ha. Povero. Così bello lui. Scendendo le scale, ci facciamo tutti i 7 piani, c'è una mostra fotografica di luoghi, paesaggi e costumi qua del nord della Turchia. Vieni qua, senti che freddo. Ma c'è il condizionatore qua, cioè c'è il condizionatore. Real. 3D, in 3D. Del tè c'entra nulla, nel senso che c'è una mostra fotografica e il rooftop. Quindi adesso, siccome noi vogliamo andare a vedere dove cacchio è sto tè, andiamo nei negozi che ci sono tutti attorno a questa piazza dove c'è questa struttura, vaso o codiamo. Eccoli qua i negozi del tè, sono qui di fronte alla struttura. Sono case di pan di zenzero. Sì, hanno un'architettura particolare, perché le case qua al nord, qualcuna, quelle di montagna, sono un po', ricordano un po' Hansel e Gretel. Andiamo a Gretel. Non abbiamo comprato niente, ci sono soltanto 2 tipi di tè, che tra l'altro non è nemmeno quello che piaceva a noi, che abbiamo già comprato verso sud, e fa veramente caldo, ragazzi, da svenimento, ci sono 37 gradi, umidissimi. Peggio che quando eravamo giù a Diyarbakir con 43 secchi. Ripartiamo. La maglietta bagnata. Sì, sono pezzata. Non guardate le ascelle pezzate, perché tanto tutti quanti voi le avreste in questo momento. Partiamo, così almeno un filo di vento ci entra dai finestrini. E guidiamo finché non diventa fresco. Guidiamo fino a notte, va bene? Poi. Più di prima, Lo so. Yeah. No.
basta, that's it. Ciao. Sai che gli hai dato? Gli ho chiesto, dammi le monete. Ha tirato fuori 2 monete e mi fa, "Ho solo queste." E ho detto, dammele, me le ha date. E io ho preso altre 2, glielo ho messe e glielo ho ridate. Ah, non avevo visto. Credete che siamo venuti a cercare le montagne, la pioggia, le nuvole, possibilmente il freddo? Da che posto? E sono ancora in canottiera, questo vuol dire che fa veramente caldo, però si sta molto meglio che giù in città, quindi abbiamo preso una strada di montagna, siamo arrivati in questo posto che ha delle vasche per il pesce, perché cucinano, tipo un ristorante familiare. Ci hanno fatto parcheggiare qui, carino, no? Ci siamo già anche fatti la doccia, per quello che siamo così pimpanti. Eravamo veramente stremati dopo la dogana e tutta la questione di oggi. Lo lasceremo su Park Fortnite, bel posto. Abbiamo deciso di mangiare qua nel campeggio, che c'è un ristorante all'interno, una specialità del posto, che non chiedetemi come si chiama, ve lo scrivo qui sotto, che è una sorta di polenta con formaggio fuso. Spettacolo proprio, montagna pura. Infatti siamo venuti a prendere il fresco anche per quello. Vedete questa specie di crema di polenta, è una farina di mais mischiata col formaggio, che noi ci faremo una polenta, loro ci fanno questo. La polenta Fai vedere concia. che fili. Dai, mangiamolo che si raffredda. Stiamo provando anche Il vabbè, comunque è il riso e latte, per farci capire, lo facciamo anche noi come dessert. Però questo qua è buono perché innanzitutto è cremoso, è fatto al forno e sopra ci sono le nocciole. Scusate se non ve l'avevo fatto vedere intero, ma è buonissimo. È arrivata un sacco di gente oggi al campeggio, quindi sono fatta la prima doccia della giornata. Sarà completamente inutile perché stiamo per andare in un posto dove faremo una sudata che renderà vana la doccia. Siamo andati a pagare, è ora di lasciare questo splendido camping in mezzo alle trote. Ci ha rinfrescato. Rinfrescato per 10 minuti perché per le prossime 2 ore suderemo come dei... Suderà. Non vieni tu? Te l'ho già detto, non credo. Ah, ok. Stiamo per andare a visitare un posto interessante. Sta per andare a visitare un posto. E quindi adesso ci spostiamo. Pronti? Via. Siamo separati, lei ha voglia di camminare, di andarsi a vedere il monastero, io la lascio fare, devo fare un po' di cambio olio, o meglio rabbocco dell'olio, controllo i liquidi e poi lavoro un pochino, devo editare un pochino, sennò qua le puntate non escono. Per vedere un monastero, che bello, una cosa molto bella nella roccia, ma sinceramente lo lascio vedere lei, poi io guarderò le immagini come voi, comodi sul divano, Vabbè dai, fammi fare sti lavoretti. Ho aperto il cassone qua e ragazzi è già venuto su un caldo. Adesso vado a fare il rabbocco alla pompa del gasolio, che se non lo sapete andate indietro, ci sono alcune puntate di circa un annetto fa quando siamo andati per far controllare la pompa e mi ha detto che la pompa aveva dei gommini secchi perché non è mai stata lubrificata, perché questa pompa qua, a differenza di molte altre, ha un suo serbatoio di olio a parte. Mi aveva detto all'epoca ogni 5.000 km metti dentro un olio molto spesso, che tanto si mischierà col gasolio perché ormai tanto perde, lubrifichiamo un pochino. Metto dentro un olio per il cambio. Adesso siamo arrivati a 5.000 e qualcosetta e quindi gli mettiamo l'olio. Il prendere e mettere l'olio non è semplice da solo. Tappo e chiudiamo. Olio rabboccato, adesso chiudo il tappo sotto e chiudo tutto.
Comunque sono già riuscito a farmi le mani nere. C'è da tenere in considerazione una cosa: questa pompa del gasolio, che è totalmente meccanica ed è imbevuta d'olio con un suo serbatoio a parte, non c'è manco scritto sul libretto di istruzioni. Adesso lo sto facendo, la pompa potrebbe durare, mi ha detto, 1 milione di chilometri come rompersi domani. Non ha preavvisi, diciamo così, mi ha detto. A un certo punto può lasciarti a piedi, iniziare a girare 2 e poi fermarsi. Detto questo, mi ha detto, quando ti succederà, dove sei, la rifai. Anche se poi alla fine forse mi va bene, perché se andiamo a mettere il turbo dovrò sostituire anche la pompa, mettere una pompa del gasolio maggiorata, e quindi comunque è un lavoro che dovrei fare. Avrei dovuto anche magari farlo adesso, perché secondo me anche il calo di potenza potrebbe essere la pompa, in parte, comunque anche lei influire. Quindi alla fine, ragazzi, c'è comunque lavoro da fare. Costa 1.000-1.200 euro rifare sta pompa. La Mercedes è cara. Però vabbè, ragazzi, adesso valuteremo anche appunto se mettere il turbo e le spese da fare. Poi, per chi di voi non lo sapesse, quando io faccio manutenzione, che può essere il rabbocco piuttosto che ne so, cambiare la lampadina, io ho un libricino piccolo nero dove mi segno qualsiasi lavoro venga effettuato, con i chilometri, la data. Questo perché innanzitutto mi ricorda quando è stata l'ultima volta, vista che la mia memoria è pari a quella di un pesce rosso. Visto che questo lavoro veloce è stato fatto, adesso usciamo. Faccio il rabbocco dell'olio del motore. Allora, siamo arrivati, la strada praticamente finisce qua. C'è un parcheggio che costa 220 lire, quindi Mauri è tornato indietro, tanto non voleva comunque stare qua, e io invece ho preso un ticket da 50 lire per un minibus. Siamo arrivati al parcheggio superiore, ci ha lasciato la navetta dopo una strada veramente ripida. Adesso c'è da camminare, ragazzi, c'è proprio da camminare. Non so se è il giorno giusto per venire a visitare questa cosa. Il tempo è così. Allora, da un lato, meno male che è fresco, perché ci sarà da far fatica. Dall'altro lato, tutte queste nuvole basse forse impediranno un pochino quello che stiamo per andare a vedere. Questa è la visuale del monastero dall'alto, se si potesse fare una dronata. E qua ti spiega che il monastero di Sumela è uno dei più importanti monasteri in Anatolia, costruito dai greci, fondato per la Vergine Maria, quindi Panagia, ed espanso varie volte durante i secoli. Ore 11, inizio la scala. Ho fatto i 900 scalini del Peñol de Guatapé in Colombia, non mi fermeranno certo queste scale qui. Siamo già qua? Cosa ci ho messo? 3 minuti? Allora, per farvi capire dove siamo in un parco nazionale che si chiama Parco Nazionale dell'Altindere, che si trova dietro a Trebisonda, e praticamente sto entrando qui. Questa forse è la scalinata più ripida di tutte. Questa è la porta d'ingresso al monastero. E proprio qui, a 1200 metri di altezza, a strapiombo sulla valle dell'Altindere, è stato costruito più di 1000 anni fa il monastero di Sumela. Questi sono lavori di contenimento fatti negli ultimi decenni perché la roccia stava franando. Verticale anche la scala per scendere. Se scivoli qui non la racconti più. Sono entrata nella prima delle porte che ci sono qui nel monastero, e questo praticamente c'è scritto che era la libreria, dove erano conservati tutti i libri dei monaci. Effettivamente questo monastero si compone di vari spazi, ovviamente, tra cui la libreria. Gli altri corpi principali del monastero sono delle celle, dei bagni, delle sale di studio e ovviamente molte cappelle, molte chiese, tra cui poi ci sono cucine, dormitori, tutto quello che ci poteva essere in un normale monastero.
Questa parte con il monitor raccontava di tutti gli affreschi ritrovati nella cappella principale, che è molto singolare perché è affrescata sia dentro che fuori. La cosa più particolare di tutto il monastero ovviamente è l'architettura, il fatto che fosse stato scavato nella roccia così in alto fa un luogo veramente impressionante. Pensavo fosse una persona vera e invece è un manichino, e me ne sono resa conto perché ho visto un video di 3 anni fa dei Positivity Trip in cui c'era già questo manichino, ma quando vedevo il video comunque pensavo fosse una persona vera. Costruite una serie di scalette di varie inclinazioni per raggiungere tutti i punti del monastero. Io devo uscire di nuovo dalla stessa scala dove sono entrata. La quantità di gente è perché è sabato. Questa è l'ultima cosa che vediamo prima di uscire. Ora non funziona più, ma è la fontana venerata sia da cristiani che da musulmani con l'acqua santa, così dicono. Questo che vedete qui è un imponente acquedotto che alimentava il monastero. Sono quasi arrivata alla fine, sono 300 metri di strada così. Guidare il pulmino quando hanno velocità folle. Sta iniziando a piovere, quindi direi che sono stata più che fortunata con il tempo. Adesso raggiungo a piedi il nostro brutino che ci ha portato qui, ma non so bene dove sia parcheggiato Mauri, perché doveva cercare il parcheggio gratis e fare anche dei lavoretti. Chissà se avrà cambiato l'olio. E lui a bordo strada, quindi vuol dire che un parcheggio gratis qua non c'è, ragazzi. Sa da pagare tutto. È stata una fatica a salire, veramente ho proprio sudato, non mi avete visto nel video, ma veramente insomma è stata dura. Praticamente Mauri è salito in cordata arrampicandosi Ero quello arrampicato a mani nude. Ma va. Una volta lo facevo. Altri tempi. Ragazzi, dopo aver fatto la piccola manutenzione di aggiunta oli, adesso ci dirigiamo verso... non me lo dica. Già questa è la via, quella che abbiamo fatto prima. Tu guarda se vedi il negozio. Esperienze vere turche e dove trovarle per la serie. Prendete un pulmino di quelli cittadini, che ci è capitato anche questo oggi. Ci hanno preso, ci
Ci hanno aperto la porta e ci hanno buttato su, deve andare là praticamente. E ho detto, ci penso io, magari mi altri dei soldi, ci altri indietro qualcosa. E quando siamo arrivati ho detto scendete. E siamo davanti dove dovevano arrivare. Praticamente abbiamo parcheggiato il camper in un parcheggio ed è arrivato un signore che ha detto questo terreno è mio, state qui, c'è l'acqua, c'è il bagno. Ho detto no, ma abbiamo bisogno di niente, andiamo in centro. Poi gli abbiamo chiesto ma come facciamo ad andare in centro? C'è un taxi? Lui fa no, taxi no. Nel frattempo arriva questo pulmino, quindi ci apre la porta, lui ci butta dentro e gli dice Maidan Park, andate al Maidan Park. Dentro c'era una signora che ci ha adottati e voleva pagarci anche il biglietto e dice a Maidan Park scendete con me a segno. Siamo in centro a Trebisonda e c'è veramente la baraonda, andiamo. Intanto ho preso in una pasticceria di dolci e ragazzi sembra di essere in Europa, tranquillamente. Di dolci secchi senza cioccolato perché Mariana non può mangiare il cioccolato e anche qualcosa di salato. Questa è una città da 300.000 persone, modernissima, ha un centro enorme, tutto pedonale, con una varietà di negozi incredibili. Addirittura per evitare la prolificazione di insegne a destra e a sinistra, come ci sono nelle vie laterali, nella via centrale, o meglio nella piazza centrale, hanno uniformato addirittura le facciate, mettendo uno sfondo grigio e delle scritte bianche, no? Poi col tuo logo. Anche il McDonald's non ha più la sua montagnola gialla, ma sono bianche. È una città piacevole, poi magari bisognerebbe vivere. Il problema è il traffico sicuramente e i parcheggi. Esperienza numero 2, proviamo il pullman. Da fuori che ci sono 35 gradi, quindi dentro ce ne sono meno 18. Si può pagare con carta di credito quando sali, se sai dove andare dici vabbè, insomma, andiamo. Hello. Hello. Yeah, what? Very good, thank you. Lui è stato il nostro sponsor, quello che ci ha buttato sopra All'autobus. Esatto. Adesso è tutto bene? Tutto bene. Sì, tutto bene, il giro in centro, grazie. Abbiamo fatto una sudata. Le strade sono in salita qui a Trebisonda. Ma non abbiamo fatto neanche tanta salita perché siamo arrivati su col furgoncino e più che altro siamo tornati scendendo in discesa. È stato un giro carino, anche se appunto fa caldo, non ci fermiamo qua. Siamo in mezzo a due statali, quindi c'è casino tutta la notte. Un'oretta ancora di strada e siccome domani c'è una giornata di trasferimento, quindi sono 4-5 ore di guida. Non lo so, vediamo, inizio a farmene un'ora perché c'è uno spot parcheggio che sembra essere carino sul mare e non dico proprio distante dalla strada, però insomma più silenzioso, così sembra. Facciamo la prova di quanto siete anziani. Se uno vi diceva una volta hai perso la Trebisonda, è nata qui l'espressione, ragazzi, Chi di voi ha perso la Trebisonda? Io lo uso comunque come termine. Perché sei anziana dentro. Comunque, adesso se vuoi aggiungere qualcosa sulla città, aggiungila pure. Volevo spiegare perché si dice perdere la Trebisonda, perché essendo un porto molto importante, dicono che i marinai e le navi quando entravano nel Mar Nero, il primo porto che vedessero era proprio Trebisonda. Pertanto perdere la Trebisonda significa perdere un po' la bussola, perdersi, disorientarsi. Forte. Quindi noi non abbiamo perso la Trebisonda e adesso proseguiamo. Anzi, ce ne andiamo dalla Trebisonda, fa un caldo l'ostia. Desci! Di essere in un paesino delle Cinque Terre. Io al mare davanti non so se è lo stesso.
Però ragazzi, questa qua sarà la nostra camera da letto per questa notte. Non è colpa nostra, giuro ragazzi, non è colpa nostra. E non li abbiamo nemmeno assaggiati. È passato un signore con questo sacchettino in mano e l'ho visto arrivare diretto verso la porta. Dico ok dai, traduttore, così ci mettiamo a parlare. E niente, lui cosa fa? Allunga il sacchettino e me lo ficca sulla cucina direttamente. E gli faccio ma cos'è? E niente, è andato. Grazie, gli ho detto. Sono dei panini, sono bollenti, li hanno appena fatti o gli sono caduti, non so, decidete voi. No. Nah. 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 Vabbè, ci ho provato. Non ci riesco. Mi spiace io fare gli ingressi quelli lì la mattina. Benvenuti, buongiorno. Piove, guardate. Che frescuria. La bellezza del mattino piovoso. Si arricciola anche tutta la barba. L'acqua sui vetri. Così non li devo lavare. E Marina è contenta lo stesso. Ma che bello. Abbiamo dormito veramente bene. C'è stata una nottata spettacolare, freschina, ma neanche tanto freschina, 26 gradi, però si stava bene, non erano umidi. Poi è iniziato a piovere, alle 5-6 di questa mattina, quindi tira un attimino così. Io non ho sentito il muezzin. Marina ha detto, ha cantato, cioè io manco ho sentito. Per oggi dobbiamo muoverci, dobbiamo fare un bel po' di chilometri, penso un 300 più o meno, 2, 3, 4 ore di cammino, non lo so. Perché dobbiamo iniziare a correre perché abbiamo rallentato un pelino adesso che siamo entrati per il caldo, poi siamo andati su in montagna a vedere le cose, e quindi niente, bisogna partire. E adesso che è mattina presto, abbiamo già fatto 2 o 3 cosette sul computer, veloci, e quello che ci serve adesso è spostarsi il più velocemente possibile e entrare, diciamo così, in Europa. Bam! Però prima di partire volevo anche fare una considerazione. Il mare, anche d'inverno o anche quando è brutto il tempo, ha sempre il suo fascino, è proprio bello. È anche pericoloso, quindi lo tengo a debita distanza. Allora lasciamo Tirebolu, Turborana saluta Tirebolu. Turborana però è ferma, non si muove. Questo è quello che succede a chi vuole il turbo. Ragazzi, questa è lana qua, con me da 20 anni, ma è una figata, No, è di bella, più. è fatta in sabbia dentro, quindi è bella pesante. 20 anni da che ti Sì, conosco, infatti. ce l'avevi già. Sì, questa qua me l'ha regalata un mio ex collega che lavoravamo in un'azienda assieme, che c'era, vabbè, il logo non era proprio una rana, era un geco, ma lui poi aveva fatto un po' di queste cose qua. Comunque Turborana è qua in pole position. Dem che si sta qui Fa evaporando, caldo, sì, caldo, e l'umidità, guarda, si sta appannando tutto. Ciao, andiamo, sì. Ragazzi, in Italia secondo me non è possibile una cosa del genere. In centro è una città grossa, diciamo dire una bella cittadina della Liguria, una bella cittadina della Toscana, insomma una cittadina di costa, abbastanza grande. Parcheggiare qua, dove c'è praticamente la passeggiata classica, quella lungomare, davanti il mare, non c'è divieto di sosta ed è gratis. È un paradiso. Tra l'altro c'erano qualcosa come 20 km di questa strada che abbiamo fatto con tantissimi parcheggi, tutti a pettine, non è a lisca di pesce ma è a pettine di Agnu. dinosauro, a gnu rovesciato. C'è anche un divieto di sosta quando la strada diventa più stretta, ma loro parcheggiano lo Anche il divieto di stesso. sosta. Beh, oggi è domenica, quindi c'è un bordello di gente. Però in ogni albero, in ogni piazzola, girati qua perché lo fai vedere. Vedete? C'è gente che campeggia da qualsiasi parte, ma senza camper. Vorrei dire una cosa, secondo me stasera ci sarà bel casino.
E vabbè, siamo in mezzo alla movida. Vedremo. No ragazzi, come non detto. Eravamo qua che stavamo lavoricchiando sul computer, si ferma la polizia locale, non la polizia nazionale, e gentilissimi, non posso dire assolutamente nulla. Col traduttore, cioè ha detto non potete restare qua perché è divieto per i camper. E noi gli abbiamo risposto, ma non abbiamo visto nessun cartello che lo dice. E mi ha detto, è una legge su tutta la costa. Ora, ahimè, purtroppo, come in Europa, tutta la costa c'è divieto di parcheggio nella prima linea. Cioè io avrei dovuto andare nella linea posteriore. Ora, ci sono tutte le macchine in divieto di sosta e non gli hanno fatto nessuna multa. Gli abbiamo detto, guardi, noi domani mattina andiamo via. Se possiamo stare qua solo stanotte. Mi fa sì, va bene, state pure qua stanotte, eventualmente, se volete, c'è un campeggio più avanti. Però ragazzi, in questa grossa città turistica, come avete visto, o meglio, come avete... Vabbè, non l'avete visto, ma vedrete eventualmente dopo che facciamo un giro. È una città di mare, bella grossa. Diciamo, hanno chiuso un occhio, cosa che da noi probabilmente avrebbero già multato, però è anche vero che i cartelli qua non sono né visibili né chiari né messi. E quindi, abbiamo giocato su questo e domani mattina cambieremo. Peccato perché è un bellissimo posto. Vi faccio vedere lo struscio, come si dice da noi in Piemonte, cioè tutte le macchine che arrivano e passano da questa via a senso unico, e invece le macchine parcheggiate dall'altro lato sono tutte in divieto di sosta, e la strada è così per 10 km. Thank you. Bene, sono arrivate le cozze ripiene, che non mi ricordo come si chiamano. Ma dove siamo? Visto che la delusione è che domani dobbiamo andare via, volevamo stare un giorno in più, per consolarci siamo venuti a mangiare, e siamo venuti a mangiare il Cocorec. Volevamo andare in un altro ristorante, ma ahimè quel ristorante lì era chiuso, e quindi ne abbiamo scelto uno di strada, e forse abbiamo fatto la scelta migliore e abbiamo ordinato 2 Cocorec. Come arriva non lo so, io penso grande, marina medio, e poi le cozze medium, si chiamano così, cozze medium, che sono le cozze quelle ripiene che avevamo già mangiato qualche puntata fa, gennaio-febbraio. Adesso ve le faccio vedere. Sono praticamente, questo è il ripieno all'interno, invece le altre erano sopra, e si mangiano col limone. Sì, buona, good. Molto buono. Pensate che questo è il panino di Mauri? Questo è il panino di Mauri. Sapete cosa c'è dentro, no? Dentro ci sono l'interiore di agnello rotolate e cotte sulla brace. Buonissimo. Un altro posto, ragazzi, non c'è nessuno. Come sono gli stabilimenti balneari di Samsun sul Mar Nero? Ragazzi, un soccorritore che fuma, proprio, cioè fidati a buttarti in acqua, che ti verrà a prendere con calma, fra un colpo di tosse e l'altro arriverà. Stop per riposare un attimo e mangiare 2 cose. Guardate un po' il posto di oggi. Sì, è un'autostrada, ragazzi, è un'autostrada e ha delle aree di sosta. E noi ci fermiamo a mangiare al tavolino. Abbiamo deciso di fare la strada interna, non la costa tutta del Mar Nero. Sembra un pelino più secco e meno umido, quindi ci va anche bene. Le temperature comunque sono sempre abbastanza alte. Stiamo parlando di 34-35 gradi. Sono belle strade di montagna. Ci sono delle pendenze non troppo forti per adesso. Ho guardato, anzi la più forte, che il 13% l'ho appena fatta,
quindi si è comportato bene e brutto. Dove ci fermiamo stasera non lo so. Se riesco a fare almeno 300 km, e visto che c'è un bel parcheggio sul laghetto, magari ci infiliamo lì. Se no, se sono stanco mi fermo prima, ci inventeremo un posto, perché sembra che da qui a dove c'è il lago sono 300 km dove non c'è nulla, un parcheggio su Parafonai che dice zero. No, ci credo poco. Detto questo, andiamo. Ben arrivati in questo posto che non so come si chiama. Bentornati a un nuovo tavolino. Vi abbiamo lasciati su un tavolino e vi ritroviamo in un altro tavolino. Ma questo tavolino non so dov'è. È vicino a un lago, è un posto a 350 km di distanza da dove siamo partiti. Ha un nome particolare. Siamo in un posto che il nome è un programma. Si chiama Vieni e Caga. No! Vieni caga. Vieni e caga, cosa ho detto io? Ed è il nome di questo lago, un po' lo so. Comunque ragazzi, dopo la sono spacchinata tutto il giorno che ci siamo fatti, siamo arrivati in questo posto che è uno spettacolo. Dovrebbe solo essere una pausa per stanotte. Vediamo, perché c'è un'arietta di un fresco, Marina c'ha il maglione addosso. Quindi siamo passati da 37 gradi a 22, 23. Stanotte secondo me si dorme con la copertina. Parchetto, bellissimo, postazioni, capannine, griglia. Buongiorno, o meglio buon pomeriggio. Aspetta che mi levo da qui. Perché è buon pomeriggio? Perché è pomeriggio. No, perché stamattina ci siamo svegliati al fresco, dormito da Dio, a parte l'imam che a mezzanotte ha cantato, alle 4 ha cantato, io non so che orari faccio, però vabbè, mi ci ha un po' svegliato, però si è dormito veramente bene perché faceva fresco, c'erano 17 gradi, quindi ne ho approfittato, visto che questa mattina continuava a far freddo, perché ho detto devo editare un video, devo finirlo, e quindi ho detto mi porto avanti, perché oggi l'idea è quella di fare circa 2 ore e mezza di strada che rimane prima di Istanbul, e domani mattina l'idea è quella di partire presto e attraversare Istanbul. Marina sta combattendo con le mosche. Ma guarda qui fuori, guarda. Io non so se il clima secco, caldo, cosa cacchio sia. Siamo circondati dalle mosche. Ragazzi, che giornata lunga. Siamo fermati a fare un po' di spesa, a comprare 2 pile micro stilo che non trovavamo da nessuna parte, e siamo arrivati fino a dove potevamo arrivare. Diciamo che Mauro è guidato più che poteva, e siamo arrivati lungo un lago prima di Istanbul, e c'è un parcheggio comunale gratuito. Adesso abbiamo trovato il cancello chiuso, quindi Mauro è andato a vedere se qualcuno ci apre. Ragazzi, questo è il nostro panorama dalla finestra di Bruto. Siamo in questo campeggio gratis comunale e siamo chiusi dentro. Abbiamo impostato a manetta l'aria condizionata già da ieri. Non si sopravvive. Io non ne esco. Marina ieri sera è stata male perché dopo aver cucinato il caldo, tra un po' mi sviene. E allora abbiamo deciso di usare l'aria condizionata perché ce l'abbiamo, ma noi non la usiamo praticamente, no? E invece stanotte è venuta in soccorso. Il problema è che adesso la voglia di uscire è pari a 0,0-10, nel senso che col cacchio che esco, perché avevamo prima 70% in umidità e qui invece ne abbiamo il 38%, quindi insomma. E invece cosa succederà, ragazzi, adesso? Succede che adesso spegniamo tutto e in 10 minuti dobbiamo essere pronti a partire, a lasciare quest'area sosta e proseguire il nostro viaggio, perché oggi passeremo vicino al Mar Nero, vicino al Bosforo, vicino a Istanbul, e speriamo di beccare il ponte giusto a sto giro, che non ci facciano multe, ci facciano passare. Dobbiamo arrivare oltre a Istanbul e vorremmo dormire in un posto prima di passare il confine. Ponte più lungo al mondo che ad unica campata.
abbiamo toccato dopo ben 8 mesi circa di nuovo il suolo europeo, a parte la piccola parentesi con l'aereo, o volendo anche Cipro, però diciamo Bruto ha toccato il suolo europeo. E questo ponte dedicato al sultano Selim passa sul Bosforo e collega il continente asiatico col continente europeo con un ponte appunto lungo 2164 metri che è stato aperto solo nell'agosto del 2016. Sembra che hai letto la Lonely Planet. No, ho trovato tutto su Wikipedia. Cambiato scenario. Mi sto cercando di riprendere adesso dal di caldo. Gli ho dovuto mettere in testa la fascetta, quella lì del Marocco bagnata d'acqua, come al solito quando superiamo i 40 gradi, è pesante guidare. Poi tra l'altro gli capita a Mauri di avere sempre il sole dal lato guida, no? Sono cotto io, praticamente sono un pollo dentro il microonde. Comunque il modo No, comunque più... lo stavo dicendo io comunque. Volevo dire, io caldo, lei tranquilla e rilassata, io tensione della guida, lei tranquilla e rilassata. Poi gli chiedo, mi passi l'acqua? Ma guarda che ho caldo anch'io, non ho detto che non ho caldo, solo che io non mi lamento, questa è la differenza. Comunque il modo migliore per rinfrescarsi è sempre Starbucks. lo Starbucks, perché hanno una temperatura dell'aria condizionata come quelle Quello americane. Sì, quegli shock termici incredibili. Però ragazzi, cioè, realmente almeno io oggi sono arrivato al limite. E io ieri. Veramente ho detto mi devo fermare perché sapevo che dovevo arrivare, quindi continuavo, ma se no mi fermavo prima. Siamo all'acquisto di un paio di ciabatte per Mauri che costano 99,50, ovvero? 2,80 €. Dunque ragazzi, siamo a Kirk Lareli, è sulla via per entrare nel nostro prossimo paese. Allora, domani visiteremo questo paese, ma non vi dico cos'è. Però insomma, se cercate sulla cartina. Si capisce dove siamo. La cosa da fare prima di uscire dalla Turchia, perché stiamo uscendo definitivamente dalla E comprare Turchia, tutte le cose buone che ci mancano. quindi entriamo in un po' di supermercati e compriamo delle cose. Ciao! Non hai visto che ci stanno salutando No. tutti da dietro? Quindi è Siamo. Italian Spanish. English, Italian, Spanish. Turkish no. Canal, YouTube. Ah, yes, YouTube. YouTube, yes. The name is Ciao, Italia. Senza K. What? Senza K. Senza K. You can say ciao Italia. Buongiorno, Turborana in primo piano. Lei è sempre qua, vede tutto per prima. Dunque, adesso siamo in 4. Bruto, Turborana, Maurizio e Maria. Non in questo ordine, ovviamente. No, però tu vorresti che anche Bruto fosse turbo. Probabilmente. Vediamo, non lo so. Allora, detto questo, che poi non voglio spoilerare, che poi non succede un casino. No, infatti. Siamo pronti per recarci in dogana. Allora, oggi cambiamo paese, come avete capito. E dove andiamo? Andiamo dove la nostra targa è normale. Sì, è vero. Anzi, ci diranno, come fai ad avere la targa personalizzata così grossa? In tanti video ci è capitato di gente che ci ha detto ma venite dalla Bulgaria perché abbiamo la targa BG e invece dobbiamo sempre spiegare che è Bergamo. E adesso stiamo per passare appunto il confine con la Bulgaria, che è il nostro prossimo paese che visiteremo. Esatto, andremo in direzione comunque mare perché le temperature sono veramente ancora molto calde e lo saranno anche nei prossimi giorni. Però abbiamo deciso di andare a vedere com'è il Mar Nero da quella parte, anche perché abbiamo visto un'area di sosta che sembra interessante. Più o meno saranno un paio d'ore, 2 o 3 ore di... Al confine sarà mezz'ora, poi c'è forse un'ora e mezza di strada. Allora, ci sono alcune cose che bisogna fare ovviamente prima di entrare in Bulgaria. 2 info tecniche velocissime. Per entrare in Bulgaria cosa ci serve? Tanta pazienza. Quello non lo so, bisogna vedere dalla frontiera. La frontiera ve la raccontiamo dopo mentre succede. Abbiamo bisogno di passaporti, il libretto del camper, l'assicurazione che è la nostra italiana, perché la carta verde copre anche la Bulgaria. Che io ce l'ho via mail e non l'ho stampata, la fai vedere. Esatto. Più che sufficiente. Basta, non c'è da fare nemmeno la SIM, perché torna a funzionare la nostra SIM europea Esatto. con il roaming, che è Esatto. coperto, almeno la nostra compagnia copre il roaming anche la Romania. Verificate se la vostra ovviamente Certo. lo copre. Poi un'altra cosa importante da fare assolutamente è la vignetta, cioè quello che è pedaggio autostradale e stradale. Quando entri devi pagare questa sorta di tassa.
la puoi pagare online, ci sono diversi sistemi. Io ne ho trovato uno, che è questo qua. Vintrica. Pago leggermente in più, ma veramente questo di €1 in più al mese, però ho questa app dove ho la vignetta locale con le scadenze che San Marino fa vedere, ma soprattutto questa qua è valida anche per i prossimi paesi, tipo devo andare in Ungheria, anche in Ungheria paghi una vignetta, e qua con la stessa app, ed è un'app completamente tradotta in italiano, quindi vi evitate anche magari di farlo online direttamente sul sito bulgaro con problemi di lingua. Potete pagare poi con carta di credito, PayPal, è comodo, paghi il servizio in più che 1-2 euro, insomma si possono spendere, ecco. Esatto. Allora c'è all'interno la vignetta con un QR code. Perché serve questo, scaricarsi questa app? Perché dal momento che tu la fai online non hai più l'esigenza di attaccarla fisicamente sul parabrezza, però devi avere l'app con questo QR code, perché in caso ti fermassero tu devi dimostrare l'avvenuto pagamento della vignetta. Puoi decidere di farla per il giorno stesso e quindi ritenerla subito valida per il giorno in corso, oppure la puoi fare pianificata nel tempo, quindi per domani, dopodomani. Adesso non so se la puoi fare per un mese. Sì, il fra 3 calendario, mesi. cioè il calendario era aperto almeno per un mese, ho visto. Ti aiuta perché arrivi alla dogana, devi stare magari fare coda per fare la vignetta, Esatto. problemi di soldi, quant'altro. Prendi, Esatto. parti e vai. Si può fare per una settimana o per un mese. Noi abbiamo fatto il pieno prima di andare, costa un po' di più il gasolio in Bulgaria in questo momento. Arriveremo alla frontiera Sì. e speriamo di non avere multe o pedaggi non pagati. Quindi adesso possiamo andare in dogana. Andiamo, sì, in Bulgaria! Anzi, no, io voglio dire che qua lo chiamano Bulgaristan. Sì, è vero. È bellissimo, ci sono dei cartelli che mi fanno pensare di andare in un luogo esotico. Stiamo andando in Bulgaristan. Welcome. Welcome. Hello. Hello. I want Yeah, check, don't worry. with shoe. Don't worry, no problem. Okay, thank you. Dollar. Yes, I can open it for you. Okay. Aspetta che ho davanti. Wait. Ok? It's okay. Yes. Anything to declare? No, nothing. Where have you been and where are you going from? Okay. We come from Turkey. You visit from Turkey. I would never guess that you're from Turkey. Okay. Sorry, I don't understand. Turkey? Where? Bulgaria, yes. You can see in Turkey. Not possible. No, we arrived from Greece to the Turkey. Okay, now going where? Now we go to Bulgaria, Hungary. You are already in Bulgaria. Where? Where are you going? Where are you going? Burgas today. Today, Bulgaria. Burgas. To the coast, Burgas. Sorry, Burgas City. My English is bad. Ragazzi, è sempre meglio farvi stupidi a volte, non capire. Poi Mauri non si ricorda i nomi delle città, ho detto guarda, se glielo chiede ancora una volta gli faccio vedere video. Bisunta. Eccoci tornati da Bruto. 3 bisunta. Bisunta sarà la mia maglietta dopo che avrò mangiato le cose con l'olio. Vero, c'è una macchina qua, guarda. Sì, ma non è mai venuta via, l'ho provato a lavarla. Come sono gli stabilimenti balneari? Beh, come si chiama sto posto? Ah, allora il modo... Forse più un maiale. maiale al forno. Maiale! Devo metterti la mela in bocca per fare maiale al forno. E la carota? No. Bip. Come avete
avete capito, oggi cambiamo paese. Vaffanculo. Ma che c'hai oggi? Mi sono stirato la spalla. Che tra l'altro ogni volta che starnutisci perdi un neurone e non riesci più a riprendere il filo del discorso.